Lezione 1. Reperti alla moda. Ciao Anna, hai visto quei nuovi marsupi che tutti indossano ultimamente? Ciao John, sì, sono così alla moda in questo momento. Stavo pensando di comprarne una anch'io. Davvero? Dove pensi di cercare un marsupio? Ho sentito che c'è una nuova boutique in centro che offre un'ottima selezione di accessori. Potrei iniziare da lì. Sembra una buona idea. Ho anche visto dei bei marsupi online. Forse puoi dare un'occhiata anche a diversi siti web. Questo è un ottimo suggerimento. Navigherò sicuramente anche online. Hai qualche consiglio? Beh, ho sentito che c'è un famoso negozio online specializzato in accessori moda. Hanno una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Oh, penso di conoscere quello di cui stai parlando. Hanno sempre le ultime tendenze. Grazie per avermelo ricordato. Nessun problema. È sempre bene esplorare diverse opzioni prima di effettuare un acquisto. Potresti trovare qualcosa di unico. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere cosa posso trovare. A proposito, hai qualche consiglio su come abbinare un marsupio? Sicuramente. Un modo per modellare un marsupio è indossarlo sul petto anziché intorno alla vita. Dona un aspetto più moderno e spigoloso. Questo è un ottimo consiglio. Lo terrò a mente. Qualche altro suggerimento? Un'altra idea è abbinarlo a un semplice abito o jeans e una t-shirt. Lascia che il marsupio sia il pezzo forte del tuo outfit. Adoro quell'idea. È un ottimo modo per aggiungere un tocco di colore o consistenza a un outfit semplice. Esattamente. E non dimenticate di sperimentare diversi modi di indossarlo. Puoi anche provare a indossarla come una normal cintura se è abbastanza lunga. Oh, non ci ho mai pensato. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Sono sicuro che sarai alla moda dei marsupi. Fammi sapere se ne trovi uno interessante. Lo farà. Grazie per tutto il tuo aiuto. Sono davvero entusiasta di iniziare la mia ricerca. Nessun problema, buon divertimento e buon shopping. Lezione 2. Esplorare l'ignoto. Ciao Anna, ti sei mai trovata in posti sconosciuti? Come hai superato queste sfide? Ciao. Sì, mi sono già trovato in quella situazione. Quando mi trovo in luoghi sconosciuti, cerco di raccogliere quante più informazioni possibili. Questo è un approccio intelligente. Come si raccolgono di solito le informazioni? Un modo è chiedere consigli alla gente del posto. Conoscono i luoghi migliori e possono fornire informazioni preziose. Questo è un ottimo consiglio. Interagire con la gente del posto ti aiuta a scoprire gemme nascoste che potrebbero non essere presenti nelle guide turistiche. Assolutamente. È anche utile fare qualche ricerca online prima di visitare un nuovo posto. Cerco blog di viaggio o siti web che forniscano informazioni utili. La ricerca è davvero fondamentale. Mi piace anche leggere forum di viaggi in cui le persone condividono le loro esperienze e danno consigli.
Questa è una buona idea. Ascoltare in prima persona le esperienze degli altri viaggiatori può aiutarti a capire meglio cosa aspettarti. Un'altra sfida in luoghi sconosciuti è la barriera linguistica. Come lo gestisci? Cerco di imparare alcune frasi di base nella lingua locale, come saluti e semplici richieste. Mi aiuta a comunicare con la gente del posto. Imparare frasi di base è un ottimo modo per rompere il ghiaccio e mostrare rispetto per la cultura locale. Faccio lo stesso quando viaggio. Sì, fa una grande differenza. Le persone apprezzano lo sforzo, anche se non parli correntemente la lingua. Assolutamente. Trovo anche che l'uso della comunicazione non verbale, come i gesti e il puntamento, possa essere molto efficace per trasmettere il messaggio. La comunicazione non verbale è universale. È un'ottima alternativa quando non riesci a trovare le parole giuste. Vero. Un'altra sfida è la navigazione in sistemi di trasporto sconosciuti. Come lo gestisci? Di solito cerco in anticipo le opzioni di trasporto locali. Controllo le mappe, i percorsi e gli eventuali pass o biglietti necessari. È una buona strategia. Trovo anche utile chiedere indicazioni o assistenza al personale degli snodi di trasporto. Sì, di solito sono ben informati e possono guidarti nella giusta direzione. Ho avuto esperienze positive con questo approccio. È bello sentirlo. Superare le sfide in luoghi sconosciuti può essere scoraggiante, ma è anche un'opportunità di crescita personale e scoperta. Assolutamente. Ci spinge fuori dalle nostre zone di comfort e ci permette di imparare e adattarci in nuovi ambienti. È così vero. Fa tutto parte dell'avventura dell'esplorazione dell'ignoto. Sicuramente. E con ogni sfida che superiamo, diventiamo viaggiatori più sicuri e capaci. Ben detto. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni e i tuoi suggerimenti sulla navigazione in luoghi sconosciuti. Lezione 3. Sviluppare la creatività. Ciao Anna, hai mai sperimentato diversi gusti di birra? Le possibilità sono infinite. Ciao. Sì, mi sono dilettato nella preparazione della birra e ho provato alcune combinazioni uniche. Ho preparato IPA agrumate e stout al cioccolato. Sembra affascinante. Come hai fatto a infondere quei sapori nella birra? Per le IPA agrumate, ho aggiunto un mix di scorze di agrumi durante il processo di preparazione. Ha conferito alla birra un gusto rinfrescante e piccante. È un'ottima idea. Gli aromi di agrumi possono aggiungere un bel tocco alle IPA tradizionali. Che ne dite delle stout al cioccolato? Per le stout al cioccolato, ho incorporato granella di cacao e baccelli di vaniglia. Ha creato un sapore ricco e vellutato che ricorda il cioccolato fondente. Wow, deve essere stata una delizia decadente. Hai inventato queste combinazioni di sapori da solo? Sì, adoro sperimentare e inventare colpi di scena unici. Si tratta solo di trovare aromi complementari che funzionino bene insieme. Ammiro la tua creatività. Ci sono altre combinazioni di sapori che vorresti provare in futuro?
Sicuramente. Sto pensando di sperimentare con birre di frumento fruttate, ad esempio aggiungendo frutti di bosco o frutti tropicali per un'esplosione di sapore. Sembra delizioso. Le birre fruttate di frumento sono perfette per la stagione calda. Sono sicuro che saranno un successo. Lo spero. La produzione di birra mi permette di esplorare la mia passione per i sapori e creare qualcosa di veramente unico. È fantastico che tu abbia trovato uno sbocco creativo nella produzione della birra. Ci sono delle sfide che hai dovuto affrontare lungo il percorso? Una sfida che ho incontrato è stata raggiungere il giusto equilibrio di sapori. Ci sono voluti alcuni tentativi ed errori per ottenere le proporzioni giuste. Trovare quell'equilibrio può essere difficile, ma fa tutto parte del processo di apprendimento. Sono sicuro che la tua perseveranza è stata ripagata. Assolutamente. È un'esperienza di apprendimento e ogni batch mi insegna qualcosa di nuovo. È tutta una questione di miglioramento continuo. È un'ottima mentalità da avere. Il miglioramento continuo porta alla crescita e a esperimenti di birrificazione ancora più entusiasmanti. Grazie, sono sempre alla ricerca di modi per ampliare le mie conoscenze e superare i confini del gusto. Questo è lo spirito. La tua passione per la birra è fonte di ispirazione. Sono sicuro che molti aspiranti birrai vorrebbero imparare dalle tue esperienze. Lo spero. Sono sempre felice di condividere le mie conoscenze e ispirare gli altri a intraprendere il proprio viaggio nella produzione di birra. Il tuo entusiasmo è contagioso. Continua a esplorare, sperimentare e creare fantastiche creazioni. Lezione 4. Connessioni canine. Ciao Anna, è stato un piacere chiacchierare con un altro proprietario di cani. Non potrei essere più d'accordo, è sempre bello incontrare altri amanti dei cani. Ciao. Assolutamente. Entrare in contatto con altri proprietari di cani è un'esperienza meravigliosa. C'è un legame istantaneo e una comprensione condivisa. Sicuramente. È come avere un dispositivo di avvio di conversazione integrato ovunque tu vada. I nostri amici pelosi riuniscono le persone. Lo fanno davvero. Che sia al parco o durante le passeggiate, i cani creano opportunità per socializzare e stringere nuove amicizie. Ho notato che i proprietari di cani hanno spesso storie interessanti da condividere. Hai avuto incontri memorabili? Oh sì, ho incontrato persone di ogni ceto sociale tramite il mio cane. Una volta ho incontrato un astronauta in pensione al parco per cani. È incredibile. Questo dimostra che i cani possono farci conoscere persone che altrimenti non avremmo incontrato. Assolutamente. I cani uniscono le persone indipendentemente dall'età, dall'occupazione o dal background. È una cosa bellissima. Sono pienamente d'accordo. I cani sanno abbattere le barriere e promuovere il senso di comunità. Lo fanno davvero. E c'è qualcosa di speciale nell'entrare in contatto con altre persone che comprendono le gioie e le sfide della proprietà di un cane. È come far parte di un club segreto, dove possiamo scambiarci consigli, condividere storie e sostenerci a vicenda. Esattamente. Possiamo entrare in empatia con le reciproche esperienze, che si tratti di difficoltà di allenamento o aneddoti divertenti. Parlando di addestramento, hai scoperto tecniche o risorse efficaci che ti hanno aiutato con il tuo cane?
Sicuramente. Ho trovato molto efficaci i metodi di allenamento con rinforzo positivo. Premiare un buon comportamento ha fatto miracoli per il mio cucciolo. Questo è un ottimo consiglio. Il rinforzo positivo crea un forte legame tra noi e i nostri cani e li incoraggia a imparare e crescere. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa per tutti, poiché rafforza la relazione e aiuta a modellare il loro comportamento in modo positivo. Non potrei essere più d'accordo. È sempre gratificante vedere i nostri cani crescere e diventare compagni educati. Lo è davvero. E la parte migliore è che l'apprendimento non si ferma mai. Possiamo continuare a insegnare e imparare dai nostri cani per tutta la vita. Questa è la bellezza della proprietà di un cane, è un viaggio di costante crescita e scoperta sia per noi che per i nostri amici a quattro zampe. Precisamente. I nostri cani ci insegnano preziose lezioni sull'amore, la pazienza e l'importanza di vivere nel momento presente. Sono davvero i nostri migliori insegnanti. Sono grata ogni giorno per la gioia e la compagnia che il mio cane porta nella mia vita. Mi sento allo stesso modo. I cani hanno un modo per arricchire la nostra vita e rendere ogni giorno più luminoso. Ben detto. Il nostro amore condiviso per i cani ci ha riunito in questa conversazione. È stato un piacere chiacchierare con te. Allo stesso modo. Grazie per aver condiviso le tue intuizioni ed esperienze. Continuiamo a celebrare il meraviglioso mondo dei cani. Assolutamente. Ecco l'incredibile legame tra gli umani e i loro compagni a quattro zampe. Bau bau. Lezione 5. Fughe costiere. Ciao Anna, il suono delle onde non è così rilassante? Vieni spesso qui? Ciao. Sì, trovo il suono delle onde incredibilmente rilassante. Cerco di andare in spiaggia ogni volta che posso. È un posto meraviglioso per rilassarsi e connettersi con la natura. Cosa ti attira in spiaggia? La spiaggia offre un senso di serenità e una pausa dal trambusto della vita quotidiana. È una fuga pacifica. Non potrei essere più d'accordo. La spiaggia ha un modo per ringiovanire la mente e il corpo. Hai qualche attività preferita in spiaggia? Mi piace fare lunghe passeggiate lungo la battigia, sentire la sabbia sotto i piedi e ascoltare il frangersi ritmico delle onde. Sembra delizioso. Camminare sulla spiaggia può essere un'esperienza meditativa, che ci permette di essere presenti nel momento. Assolutamente. È un'occasione per disconnetterci dalla tecnologia e immergerci nella bellezza della natura. Hai mai provato sport acquatici o attività in spiaggia? Sì, ho provato il paddleboarding. È un modo fantastico per esplorare la costa e avere una prospettiva diversa dell'oceano. Sembra avventuroso. Ho sempre voluto provare il paddleboarding. L'hai trovato impegnativo? All'inizio è stato un po' impegnativo, ma con la pratica è diventato più facile. Stare in equilibrio sulla tavola mentre si scivola sull'acqua è stato piuttosto emozionante. È impressionante. È meraviglioso uscire dalle nostre zone di comfort e provare nuove esperienze. Assolutamente.
La spiaggia offre infinite opportunità per avventurarsi e provare cose nuove. Hai qualche consiglio per i bagnanti che potrebbero venire a trovarci per la prima volta? Suggerirei di portare crema solare, un telo da mare e molta acqua per rimanere idratati. È anche una buona idea controllare in anticipo le condizioni meteorologiche e di marea. Questo è un ottimo consiglio. La sicurezza e la preparazione sono fondamentali quando si trascorre del tempo in spiaggia. Sicuramente. È importante rispettare la forza dell'oceano ed essere consapevoli di eventuali segnali di avvertimento o bandiere. Assolutamente. Dobbiamo sempre dare la priorità alla nostra sicurezza e a quella degli altri quando ci godiamo la spiaggia. E non dimentichiamo di mantenere pulita la spiaggia. È nostra responsabilità riprenderci e non lasciare tracce. Hai assolutamente ragione. Dovremmo fare la nostra parte per preservare la bellezza della spiaggia per le generazioni future. Esattamente. Prendendoci cura della spiaggia, ci assicuriamo che rimanga una destinazione incontaminata e piacevole per tutti. Ben detto. Grazie per aver condiviso il tuo amore per la spiaggia e le tue intuizioni. È stato un piacere discuterne con te. Lezione 6. Comunicazione efficace. Salve Anna, quando si tratta di manutenzione regolare, cosa ne pensi di una comunicazione efficace? Ciao. Una comunicazione efficace è fondamentale, soprattutto quando si tratta di manutenzione. Assicura che tutti siano sulla stessa pagina e comprendano i propri ruoli. Assolutamente. Una comunicazione chiara aiuta a prevenire malintesi e garantisce che le attività vengano completate in modo efficiente. Avete suggerimenti per una comunicazione efficace durante la manutenzione? Un consiglio importante è stabilire un programma regolare per le attività di manutenzione. Ciò consente a tutte le persone coinvolte di pianificare in anticipo e allocare le risorse di conseguenza. Questo è un ottimo suggerimento. Avere un programma garantisce che le attività di manutenzione non vengano trascurate o posticipate a tempo indeterminato. Un altro consiglio è incoraggiare il dialogo aperto e l'ascolto attivo tra i membri del team. Tutti dovrebbero sentirsi a proprio agio nell'esprimere le proprie idee e preoccupazioni. L'ascolto attivo è fondamentale. Assicura che i punti di vista di tutti siano ascoltati e può portare a una migliore risoluzione dei problemi e al processo decisionale. Assolutamente. È importante creare un ambiente sicuro e rispettoso in cui tutti si sentano a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Hai altri suggerimenti per una comunicazione efficace nel contesto della manutenzione? Sì, è essenziale fornire istruzioni e aspettative chiare per ogni attività di manutenzione. Questo aiuta a evitare confusione e garantisce che il lavoro venga svolto correttamente. Le istruzioni chiare sono fondamentali. Forniscono chiarezza e guida, portando a procedure di manutenzione più efficienti ed efficaci. Inoltre, l'uso di ausili visivi, come diagrammi o grafici, può migliorare la comprensione e facilitare la comunicazione. Gli ausili visivi sono ottimi strumenti per trasmettere informazioni, soprattutto quando si tratta di procedure di manutenzione complesse. Infine, un feedback e una valutazione regolari sono importanti per valutare l'efficacia dei processi di manutenzione e apportare i miglioramenti necessari.
Il feedback ci consente di migliorare e perfezionare continuamente le nostre pratiche di manutenzione, assicurando che rimangano efficienti ed efficaci. Esattamente. Incoraggiando il feedback continuo, creiamo una cultura del miglioramento e dell'apprendimento continui. Questi sono tutti ottimi suggerimenti per una comunicazione efficace durante la manutenzione. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Siete i benvenuti. Una comunicazione efficace è essenziale in qualsiasi contesto di manutenzione e sono lieto che abbiamo avuto l'opportunità di discuterne. Assolutamente. È sempre utile scambiare idee e imparare gli uni dagli altri. Hai qualche pensiero o suggerimento finale? Un ultimo suggerimento è quello di creare un ambiente di squadra favorevole e collaborativo. Quando tutti si sentono apprezzati e rispettati, la comunicazione scorre più agevolmente. Questo è un ottimo punto. Una dinamica di squadra positiva favorisce una comunicazione efficace e porta a migliori risultati di manutenzione. Sicuramente. Implementando queste strategie di comunicazione, possiamo garantire che le attività di manutenzione siano completate in modo efficiente e con interruzioni minime. Ben detto. Grazie per aver condiviso la tua saggezza e i tuoi suggerimenti. Continuiamo a dare priorità a una comunicazione efficace nelle nostre attività di manutenzione. Lezione 7. Flight Finder. Ciao Anna, ti sto aiutando con i tuoi piani di viaggio. Ho trovato alcuni voli che corrispondono alle tue preferenze. Ce n'è uno con scalo a. Ciao. È grandioso, le soste possono essere un'opportunità per esplorare una nuova città o semplicemente rilassarsi in aeroporto. Dove fa scalo questo volo? La sosta è a Dubai. È una città vivace con un'architettura straordinaria e molte attrazioni da esplorare. Dubai sembra affascinante. Quanto dura la sosta? La sosta dura circa 6 ore. Dovrebbe darti abbastanza tempo per uscire e provare un assaggio di Dubai. Sembra perfetto. Ho sempre desiderato visitare Dubai e questa sosta mi sembra un'ottima occasione per dare un'occhiata alla città. Sono lieto che tu sia entusiasta dell'opportunità. Dubai è nota per i suoi imponenti grattacieli, i lussuosi centri commerciali e le esperienze culturali. Ci sono attrazioni o monumenti particolari che consigli di visitare durante la sosta? Il Burj Khalifa è una tappa obbligata. È l'edificio più alto del mondo e offre una vista mozzafiato sulla città. Sembra incredibile. Mi piacerebbe vedere la città da una tale altezza. Ci sono altri luoghi degni di nota da esplorare? Il Dubai Mall è un'altra destinazione popolare. Non è solo un paradiso per gli amanti dello shopping, ma ospita anche attrazioni come il Dubai Aquarium e l'Underwater Zoo. Sembra un ottimo posto da esplorare. Mi piace fare shopping e sono sicuro che l'acquario sarebbe un'esperienza incredibile. Assolutamente. L'acquario ospita una varietà di vita marina, tra cui squali e razze. È un'occasione unica per avvicinarsi a queste affascinanti creature. Aggiungo sicuramente il Dubai Mall e l'acquario alla mia lista. Ci sono altri consigli che hai? Se sei interessato a conoscere la cultura locale, vale la pena prendere in considerazione una visita al museo di Dubai nel forte di Al Faidi.
Sembra intrigante. Mi piace sempre conoscere la storia e il patrimonio dei luoghi che visito. Il Museo di Dubai offre approfondimenti sul passato della città e mette in mostra manufatti e reperti tradizionali. Mi assicurerò di dedicare un po' di tempo anche a questo. È importante avere un'esperienza equilibrata degli aspetti moderni e tradizionali di Dubai. Assolutamente. Dubai offre una miscela unica di tradizione e innovazione e l'esplorazione di entrambe le sponde arricchirà la tua esperienza di sosta. Grazie per tutti i consigli. Non vedo l'ora di fare questa sosta ed esplorare Dubai. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti aiutare con i tuoi piani di viaggio. Divertiti a Dubai. Grazie, apprezzo il tuo aiuto. Approfitterò di questa sosta e godrò di tutto ciò che Dubai ha da offrire. Viaggi sicuri. Ti auguro un'esperienza memorabile a Dubai e non esitare a contattarci se hai bisogno di ulteriore assistenza. Lezione 8. Proposta completa. Ciao Anna, ho esaminato il piano di gestione del progetto e penso che ci sia un aspetto che dovremmo considerare. Ciao. È grandioso, è essenziale disporre di un piano completo che copra tutti gli elementi necessari. Su quale aspetto pensi che dovremmo concentrarci? Credo che dovremmo prendere in considerazione l'idea di incorporare una strategia di gestione del rischio nel piano. È importante identificare e mitigare i rischi potenziali per garantire il successo del progetto. Assolutamente. La gestione del rischio è fondamentale per ridurre al minimo le incertezze e prevenire eventuali interruzioni. Come suggerisci di affrontare questo problema? Preparerò una proposta completa che delinei le misure che possiamo intraprendere per implementare un'efficace strategia di gestione del rischio. Ciò includerà tecniche di identificazione, valutazione e mitigazione del rischio. Sembra un piano solido. È importante essere proattivi nell'identificare e affrontare i rischi prima che si aggravino. Quali sono alcuni elementi chiave che includerai nella proposta? Nella proposta, delineerò un processo di identificazione del rischio che prevede sessioni di brainstorming e analisi dei dati storici. Questo ci aiuterà a identificare i potenziali rischi che possono insorgere durante il progetto. Questo è un ottimo approccio. Coinvolgendo il team nel processo di identificazione del rischio, possiamo trarre vantaggio dalle loro diverse prospettive ed esperienze. Assolutamente. È importante avere una comprensione collettiva dei rischi potenziali e del loro impatto sul progetto. Dopo l'identificazione, valuteremo la probabilità e il potenziale impatto di ciascun rischio. La valutazione del rischio ci consente di stabilire le priorità e allocare le risorse di conseguenza. Garantisce che ci concentriamo sulla mitigazione dei rischi con il massimo impatto potenziale. Esattamente. Una volta identificati e valutati i rischi, svilupperemo strategie di mitigazione per ciascuno di essi. Ciò può comportare piani di emergenza, approcci alternativi o risorse aggiuntive. Le strategie di mitigazione sono fondamentali per ridurre al minimo l'impatto dei rischi sugli obiettivi del progetto. È importante disporre di un piano ben congegnato. Inoltre, la proposta includerà un meccanismo di monitoraggio e controllo. Questo ci aiuterà a tracciare i rischi identificati durante tutto il ciclo di vita del progetto e ad adottare le azioni necessarie quando necessario.
Il monitoraggio continuo ci assicura di rimanere proattivi nella gestione dei rischi e ci consente di adattare le nostre strategie se emergono nuovi rischi o evolvono rischi esistenti. Assolutamente. Implementando queste pratiche di gestione del rischio, possiamo aumentare le possibilità di successo del progetto e ridurre al minimo eventuali intoppi. Sono lieto che stiamo considerando la gestione del rischio come parte del nostro piano di progetto. È un approccio proattivo che andrà a beneficio dell'intero team e garantirà un'esecuzione più fluida del progetto. Sono d'accordo. Anticipando e affrontando i rischi, possiamo aumentare la resilienza del progetto e fornire i risultati desiderati in modo più efficace. Grazie per aver preso l'iniziativa nella preparazione della proposta completa. Apprezzo la tua esperienza e dedizione nel garantire il successo del progetto. Siete i benvenuti. È un piacere contribuire al successo del progetto. Avrò la proposta pronta per la revisione entro la fine della settimana. Lezione 9. Tendenze del mercato. Ciao Anna, hai sentito parlare delle ultime tendenze del mercato? Ciao. Sì, li sto tenendo d'occhio. Il mercato sembra subire alcuni cambiamenti interessanti. A quali tendenze specifiche si riferisce? Una delle tendenze significative che ho notato è l'aumento di prodotti sostenibili e pratiche ecologiche. I consumatori stanno diventando più consapevoli del loro impatto ambientale. Questa è davvero una tendenza importante da seguire. I prodotti sostenibili non solo giovano all'ambiente, ma risuonano anche tra i consumatori che danno priorità al consumo etico. Assolutamente. Le aziende che incorporano la sostenibilità nelle loro pratiche commerciali stanno acquisendo un vantaggio competitivo e attirando una base di clienti in crescita. È bello vedere le aziende allineare i propri valori alle mutevoli richieste dei consumatori. Ci sono altre tendenze degne di nota che hai osservato? Un'altra tendenza degna di nota è la crescente adozione dell'intelligenza artificiale e dell'automazione in vari settori. Sta rivoluzionando il modo in cui operano le aziende. L'intelligenza artificiale e l'automazione hanno il potenziale per semplificare i processi, migliorare l'efficienza e migliorare il processo decisionale. È affascinante assistere ai progressi in questo campo. Infatti, le tecnologie di intelligenza artificiale come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale vengono integrate nei settori del servizio clienti, dell'assistenza sanitaria e persino dei trasporti. L'applicazione dell'IA in diversi domini è impressionante. Ha il potenziale per trasformare i settori e creare nuove opportunità per aziende e privati. Sicuramente. È importante che i professionisti rimangano aggiornati su queste tendenze e acquisiscano le competenze necessarie per adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. L'apprendimento continuo e il miglioramento delle competenze sono fondamentali nel mondo frenetico di oggi. È essenziale adottare nuove tecnologie e acquisire le competenze che rimarranno richieste. Oltre ai progressi tecnologici, c'è anche una crescente enfasi sulla diversità e l'inclusione sul posto di lavoro. Le aziende stanno riconoscendo il valore delle diverse prospettive. La diversità e l'inclusione favoriscono l'innovazione, la creatività e la produttività. È incoraggiante vedere le organizzazioni lavorare attivamente per creare ambienti più inclusivi. Assolutamente. Abbracciando la diversità e creando una cultura inclusiva, le aziende possono attrarre e trattenere i migliori talenti e migliorare le loro prestazioni complessive. Non potrei essere più d'accordo.
L'inclusione dovrebbe essere una priorità per ogni organizzazione, in quanto non solo avvantaggia i dipendenti, ma contribuisce anche al successo dell'azienda. Infatti, queste tendenze di mercato offrono opportunità di crescita e innovazione. È importante che individui e aziende si adattino e colgano queste opportunità. Adattarsi alle tendenze in evoluzione è fondamentale per rimanere pertinenti e prosperare nel dinamico panorama aziendale odierno. È un momento entusiasmante per far parte di queste trasformazioni. Assolutamente. Rimanendo informati e proattivi, possiamo orientarci nel mutevole panorama del mercato e prendere decisioni informate per la nostra crescita personale e professionale. Grazie per aver segnalato queste tendenze di mercato. È importante essere consapevoli dei cambiamenti che avvengono intorno a noi e sfruttarli a nostro vantaggio. Siete i benvenuti. È sempre un piacere discutere di questi argomenti con te. Continuiamo a rimanere aggiornati ed esplorare le opportunità offerte da queste tendenze. Lezione 10. Acquisti efficienti. Ciao Anna, hai mai provato a fare la lista della spesa prima di andare a fare la spesa? Ciao. Sì, trovo utile creare una lista della spesa. Mi aiuta a rimanere organizzato e mi assicura di non dimenticare nulla. Di solito fai una lista? No, di solito prendo solo quello che mi serve. Ma stavo pensando di provare una lista della spesa per vedere se rende i miei acquisti più efficienti. Fare una lista della spesa può sicuramente farti risparmiare tempo e aiutarti a evitare acquisti d'impulso. Avrai un piano chiaro di ciò che devi acquistare. Questo è vero. Spesso finisco per comprare cose di cui in realtà non ho bisogno perché non ho pianificato in anticipo. Qual è il tuo processo per creare una lista della spesa? Comincio facendo l'inventario degli articoli che ho già a casa. Quindi, faccio un elenco degli articoli che devo rifornire e degli eventuali articoli aggiuntivi che desidero acquistare. Sembra un approccio sistematico. Come si determinano gli elementi aggiuntivi da includere nell'elenco? Di solito prendo in considerazione i pasti imminenti, le ricette che voglio provare o le occasioni speciali che richiedono ingredienti specifici. Mi aiuta a pianificare i pasti per la settimana. Pianificare i pasti in anticipo sembra un'ottima idea. Può salvarmi dalle spese dell'ultimo minuto e assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno per cucinare. Assolutamente. Pianificando in anticipo, puoi anche fare scelte più salutari ed evitare di acquistare snack o alimenti trasformati non necessari. Non avevo pensato a quell'aspetto. È vero che senza una lista tendo ad afferrare tutto ciò che attira la mia attenzione, anche se non è l'opzione più salutare. Avere un elenco può mantenerti concentrato sui tuoi obiettivi, che si tratti di mangiare in modo più sano, rispettare un budget o ridurre gli sprechi alimentari. Questo ha senso. Potrei risparmiare anche evitando gli acquisti impulsivi e acquistando solo ciò che è necessario. Sicuramente. Un altro vantaggio della creazione di un elenco è che ti aiuta a navigare nel negozio in modo più efficiente. Puoi raggruppare gli elementi per sezioni e seguire un percorso logico. Questo è un buon punto. Mi ritrovo spesso ad andare avanti e indietro tra i corridoi perché non ho pianificato il mio percorso di acquisto. Con un elenco ben organizzato, puoi spostarti nel negozio più rapidamente, risparmiando tempo ed energia. Sembra che creare una lista della spesa possa davvero semplificare l'intera esperienza di acquisto. Sono convinto di provarlo.
Sono felice di sentirlo. Penso che lo troverai utile. Ricordati di tenere aggiornato l'elenco quando esaurisci gli articoli o scopri nuove cose di cui hai bisogno. Lo terrò sicuramente a mente. Grazie per aver condiviso con me il tuo approccio alla lista della spesa. Apprezzo le tue intuizioni. Lezione 11. Attrazioni imperdibili. Ciao Anna, sto programmando un viaggio in una nuova città. Hai qualche consiglio per le attrazioni imperdibili? Ciao. Assolutamente. Ci sono così tante fantastiche attrazioni da non perdere. Che tipo di attrazioni ti interessano? Mi piace esplorare siti storici, musei e monumenti naturali. Tutto ciò che offre un'esperienza culturale unica sarebbe fantastico. In tal caso, dovresti assolutamente visitare il centro storico della città. È pieno di edifici ben conservati e offre uno scorcio del passato della città. Sembra affascinante. Adoro conoscere la storia di luoghi diversi. Ci sono monumenti o musei specifici che dovrei visitare? Un monumento iconico da non perdere è la famosa cattedrale della città. È noto per la sua straordinaria architettura e il suo significato storico. Una cattedrale con una ricca storia e una splendida architettura sembra assolutamente da non perdere. Mi assicurerò di aggiungerlo alla mia lista. Inoltre, c'è un rinomato museo d'arte in città che ospita una vasta collezione di opere d'arte classica e contemporanea. Sono un grande fan dell'arte, quindi visitare il museo è sicuramente qualcosa a cui darò la priorità. Grazie per la raccomandazione. Siete i benvenuti. Un'altra attrazione che vale la pena esplorare è il giardino botanico della città. È un'oasi serena con una vasta gamma di specie vegetali. Un giardino botanico sembra il luogo perfetto per rilassarsi e apprezzare la natura. Mi assicurerò di dedicare un po' di tempo. Assolutamente. È una fuga tranquilla dalla frenesia della città e offre la possibilità di riconnettersi con la natura. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno durante il mio viaggio. Che ne dite di eventuali monumenti naturali o punti panoramici della zona? C'è un punto panoramico mozzafiato che domina la città da una collina vicina. Offre viste panoramiche sullo skyline ed è particolarmente sorprendente durante il tramonto. Wow, assistere a un tramonto dal punto di vista sembra magico. Mi assicurerò di portare la mia macchina fotografica per immortalare la bellezza. È sicuramente un posto perfetto per le foto. Lì avrai delle ottime opportunità fotografiche. Sono entusiasta di tutte queste attrazioni che hai menzionato. Ci sono altre gemme nascoste o esperienze locali che puoi consigliare? Per un'esperienza locale unica, dovresti esplorare la vivace scena gastronomica della città. Ci sono molti ristoranti locali e venditori di cibo di strada da provare. Provare la cucina locale è sempre il momento clou dei miei viaggi. Mi concederò sicuramente i sapori locali ed esplorerò la scena culinaria. È un'idea fantastica. Il cibo è un ottimo modo per immergersi nella cultura locale e scoprire nuovi sapori. Assolutamente. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura ed esplorare tutte queste incredibili attrazioni. Grazie per i tuoi consigli. Siete i benvenuti. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo ad esplorare la città e a visitare queste attrazioni imperdibili.
Buon viaggio! Grazie, ti sono grato per la tua guida. Mi assicurerò di sfruttare al meglio il mio viaggio e creare ricordi duraturi. Sono lieto di esserti stato utile. Ti auguro un viaggio fantastico. Viaggia in sicurezza e goditi ogni momento della tua avventura. Lo farò. Grazie ancora per i tuoi preziosi suggerimenti. Mi assicurerò di condividere le mie esperienze quando tornerò. Lezione 12. Tendenze della pubblicità digitale. Ciao Anna, hai notato qualche tendenza recente nel campo della pubblicità digitale? Ciao. Sì, recentemente ci sono stati alcuni sviluppi interessanti nella pubblicità digitale. Una delle ultime tendenze è l'influencer marketing. L'influencer marketing sembra essere ovunque in questi giorni. Puoi spiegare cos'è e come funziona? Certamente. L'influencer marketing implica la collaborazione con personaggi famosi dei social media o creatori di contenuti che hanno un seguito significativo. Promuovono prodotti o servizi presso il loro pubblico. Ah, capisco. Quindi, le aziende sfruttano l'influenza e la portata di queste personalità per promuovere i propri marchi. È una strategia efficace? Sì, può essere molto efficace. Gli influencer hanno spesso un pubblico fedele e coinvolto, quindi i loro consigli possono avere un forte impatto sul comportamento dei consumatori. Questo ha senso. È come il passaparola nell'era digitale. Ci sono altre tendenze degne di nota? Un'altra tendenza è l'uso di contenuti interattivi nella pubblicità digitale. I brand stanno creando esperienze coinvolgenti come quiz, sondaggi e video interattivi per catturare l'attenzione degli utenti. I contenuti interattivi sembrano un ottimo modo per rendere la pubblicità più coinvolgente e memorabile. Aggiunge un elemento di divertimento e interattività per il pubblico. Esattamente. Non solo attira l'attenzione, ma incoraggia anche la partecipazione attiva, rendendo l'esperienza pubblicitaria più piacevole per gli utenti. Posso vedere come sarebbe efficace. È più probabile che le persone ricordino e interagiscano con contenuti che consentano loro di interagire e far parte dell'esperienza. Assolutamente. Crea un canale di comunicazione bidirezionale tra il marchio e il pubblico, favorendo una connessione più profonda. Ci sono altre tendenze emergenti che gli inserzionisti stanno esplorando? La personalizzazione è un'altra tendenza chiave nella pubblicità digitale. I marchi utilizzano dati e analisi per fornire annunci personalizzati e pertinenti ai singoli utenti. La personalizzazione è diventata sempre più importante nell'era dei big data. Personalizzare gli annunci in base a interessi e dati demografici specifici può migliorare il coinvolgimento e i tassi di conversione. Sicuramente. Fornendo annunci personalizzati, i marchi possono creare un'esperienza più mirata e personalizzata per il proprio pubblico. Questo è vero. Si tratta di trasmettere il messaggio giusto alla persona giusta al momento giusto. Migliora l'esperienza complessiva dell'utente. Esattamente. Gli inserzionisti stanno inoltre sfruttando tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per ottimizzare le loro campagne digitali. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico hanno il potenziale per rivoluzionare la pubblicità digitale. Possono analizzare grandi quantità di dati e apportare ottimizzazioni in tempo reale per ottenere risultati migliori.
Assolutamente. Queste tecnologie possono aiutare gli inserzionisti a identificare modelli, prevedere il comportamento dei consumatori e ottimizzare i posizionamenti degli annunci per ottenere il massimo impatto. È affascinante come la tecnologia stia plasmando il panorama pubblicitario. Gli inserzionisti devono rimanere aggiornati su queste tendenze per rimanere competitivi. Infatti, il panorama della pubblicità digitale è in continua evoluzione e rimanere informati sulle ultime tendenze è essenziale per campagne efficaci. Grazie per aver condiviso queste informazioni. Ora ho una migliore comprensione delle ultime tendenze della pubblicità digitale. Lezione 13. Elementi essenziali da viaggio per la protezione solare. Ciao Anna, sto programmando un viaggio in una destinazione tropicale. Qualche consiglio su cosa devo mettere in valigia? Ciao. Sembra eccitante. Trattandosi di una destinazione tropicale, è importante mettere in valigia l'essenziale per la protezione solare. La protezione solare è un articolo indispensabile. Assolutamente, non voglio scottarmi. Quale crema solare con fattore di protezione SPF mi consigliate? È meglio scegliere una crema solare ad ampio spettro con un SPF di almeno 30. Ciò fornirà una protezione adeguata contro i raggi UVA e UVB. Buono a sapersi, mi assicurerò di mettere in valigia una crema solare con il giusto SPF per proteggere la mia pelle dagli effetti nocivi del sole. È una decisione saggia. Ricordati di applicare generosamente la protezione solare e di riapplicarla ogni poche ore, soprattutto se trascorri molto tempo all'aperto. Lo farà. Ci sono altri elementi essenziali per la protezione solare che dovrei prendere in considerazione? Un cappello a tesa larga è un ottimo accessorio per la protezione solare. Aiuta a proteggere viso, collo e spalle dalla luce solare diretta. Un cappello a tesa larga sembra un modo pratico e alla moda per proteggersi. Lo aggiungerò alla mia lista di imballaggio. Inoltre, gli occhiali da sole con protezione UV sono essenziali. Proteggono gli occhi dai dannosi raggi UV e riducono il rischio di danni agli occhi. Non vorrei dimenticare gli occhiali da sole. Non solo proteggeranno i miei occhi, ma aggiungeranno anche un tocco di stile ai miei abiti. Grazie per avermelo ricordato. Siete i benvenuti. Gli indumenti protettivi dal sole sono un'altra considerazione. Camicie e pantaloni leggeri a maniche lunghe realizzati in tessuto con protezione dai raggi UV possono essere una buona scelta. Questo è un ottimo suggerimento. Gli indumenti protettivi dal sole forniranno un ulteriore livello di difesa contro i raggi solari, specialmente durante le attività all'aperto. Assolutamente. È importante prestare attenzione all'esposizione al sole, specialmente nelle destinazioni tropicali dove il sole può essere particolarmente intenso. Mi assicurerò di mettere in valigia anche abbastanza acqua per rimanere idratato quando fa caldo. È fondamentale bere molti liquidi, soprattutto quando si trascorre del tempo all'aperto. È un'idea intelligente. Rimanere idratati è essenziale per il benessere generale, soprattutto nei climi più caldi. Grazie per tutti questi consigli utili. Ora mi sento più preparato a godermi la mia avventura tropicale restando al riparo dal sole. Siete i benvenuti. È sempre importante dare la priorità alla protezione solare per evitare disagi o rischi per la salute. Fai un viaggio fantastico. Lo farò. Grazie ancora per la tua guida. Non vedo l'ora di vedere le bellissime spiagge e le giornate di sole che mi attendono.
Sono entusiasta per te. Goditi il sole, la sabbia e le meravigliose esperienze. Viaggi sicuri. Grazie, mi assicurerò di sfruttarlo al meglio. Condividerò i miei racconti di viaggio quando tornerò. Lezione 14. Scelte per la colazione. Ciao Anna, di solito faccio colazione un po' più tardi nel corso della giornata. Qual è la tua colazione preferita? Ciao. La colazione è il mio pasto preferito della giornata. Adoro iniziare la giornata con una sostanziosa ciotola di farina d'avena condita con frutta fresca e un filo di miele. Sembra delizioso. La farina d'avena è un'ottima scelta per una colazione sana e abbondante. Dovrò provare ad aggiungere un po' di frutta e miele per un sapore in più. È un modo semplice e nutriente per iniziare la giornata. Che mi dici di te? Qual è la tua colazione preferita? Sono una fan delle colazioni salate. Mi piace preparare uova strapazzate con verdure saltate e contorno di pane tostato integrale. Sembra una colazione soddisfacente e ricca di proteine. Aggiungere verdure alle uova è un ottimo modo per incorporare alcuni nutrienti extra. Assolutamente. È un modo gustoso per mangiare delle verdure nelle prime ore della giornata. Hai altri preferiti per la colazione? Sì, un altro dei miei preferiti è il classico toast all'avocado. Mi piace schiacciare l'avocado maturo sul pane integrale e guarnirlo con una spolverata di sale, pepe e una spruzzata di limone. Il toast all'avocado è diventato molto popolare e per una buona ragione. È un'opzione semplice ma deliziosa. Dovrò provarlo qualche volta. Vale sicuramente la pena provarlo. La cremosità dell'avocado abbinata alla croccantezza del pane tostato è una combinazione vincente. Sicuramente sembra così. Sono sempre alla ricerca di nuove idee per la colazione per mescolare le cose. Ci sono altri piatti per la colazione che ti piacciono? Sì, mi piace anche preparare ciotole per frullati. Mescolo frutta congelata con yogurt o latte vegetale e la guarnisco con una varietà di condimenti come muesli, noci e semi. Le ciotole per frullati non sono solo rinfrescanti ma anche personalizzabili. Puoi essere creativo con i condimenti e aggiungere la tua frutta e noci preferite. Giusto. È un modo divertente e colorato per fare una colazione nutriente. Inoltre, è un'ottima opzione per chi preferisce pasti leggeri al mattino. Lo terrò sicuramente a mente. Sembra un'ottima opzione, soprattutto durante i mesi più caldi. Grazie per aver condiviso queste idee per la colazione. Siete i benvenuti. La colazione è un pasto importante ed è sempre bene avere una varietà di opzioni tra cui scegliere. Sono lieto di poterti dare qualche ispirazione. Lo apprezzo. Provare diversi piatti per la colazione renderà le mie mattine più piacevoli. Ti farò sapere come vanno a finire. Ti prego, fallo. Mi piacerebbe sapere dei tuoi esperimenti sulla colazione. E se hai bisogno di altre idee o ricette, non esitare a chiedere. Lo farò. Grazie ancora per i suggerimenti. Non vedo l'ora di scoprire nuovi gusti per la colazione. Lezione 15. Navigazione in un centro commerciale. Ciao Anna, sono al centro commerciale e sto cercando un negozio specifico. Puoi aiutarmi con le indicazioni? Ciao. Certo,
sarei felice di aiutarti. Che negozio stai cercando? Sto cercando il negozio di elettronica. Sai dov'è? Sì, si trova al piano inferiore. Puoi prendere la scala mobile per arrivarci. Ottimo. Mi dirigerò verso la scala mobile e scenderò al piano inferiore. Grazie per le indicazioni. Siete i benvenuti. Assicurati solo di seguire le indicazioni e troverai facilmente la strada. Lo farà. A proposito, sai se c'è anche una food court al piano inferiore? Sì, c'è. Una volta al piano inferiore, troverai una varietà di punti ristoro nella food court. Questo è conveniente. Potrei mangiare qualcosa dopo aver finito di fare la spesa. Apprezzo le informazioni. Nessun problema. Buon shopping e buon appetito. C'è altro per cui hai bisogno di aiuto? In realtà, sto anche cercando una libreria. Sai se ce n'è uno in questo centro commerciale? Sì, c'è una libreria. È al piano superiore. Puoi prendere la scala mobile o usare l'ascensore. Ok, allora la libreria è al piano superiore. Terrò d'occhio la scala mobile o l'ascensore per salire. Grazie per avermelo fatto sapere. Siete i benvenuti. Se hai bisogno di indicazioni più specifiche, puoi sempre chiedere a uno dei dipendenti del centro commerciale. Saranno felici di aiutarti. Questa è una buona idea. Chiederò aiuto se non riesco a trovare la mia strada. È sempre bello avere qualcuno che ti guidi in un grande centro commerciale come questo. Assolutamente. I grandi centri commerciali possono essere travolgenti, ma con un po' di guida diventa molto più facile orientarsi. Sono totalmente d'accordo. Grazie ancora per il tuo aiuto. Mi sento più sicuro ora che esploro il centro commerciale e trovo ciò di cui ho bisogno. Sono lieto di poterti aiutare. Ricordati di goderti la tua esperienza di acquisto e di divertirti esplorando il centro commerciale. Lo farò. Grazie ancora. Ti farò sapere se ho altre domande o se trovo negozi interessanti. Sembra fantastico. Non vedo l'ora di conoscere le tue avventure di shopping. Abbi cura di te. Grazie, ti parlerò presto. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 16. Assegnazione delle priorità alle attività. Ciao Anna, ho così tante attività da completare oggi. Come si assegnano le priorità alle attività e le si affronta una per una? Sembra travolgente. Ciao. Capisco quanto possa essere travolgente. Un metodo che utilizzo è creare un elenco di cose da fare e dare priorità alle attività in base alla loro urgenza e importanza. Sembra un buon approccio. Come si fa a determinare quali attività sono urgenti e quali possono attendere? Considero le scadenze e l'impatto che ogni attività ha sui miei obiettivi o progetti. Le attività con scadenze più ravvicinate o quelle che hanno un impatto significativo sul mio lavoro hanno una priorità più alta. Questo ha senso. Quindi, dai priorità alle attività in base alle scadenze e all'importanza per raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace. Esattamente. Concentrandomi su ciò che deve essere fatto prima,
posso lavorare in modo più efficiente ed evitare di sentirmi sopraffatto. Ne vedo il vantaggio. A volte, trovo difficile decidere da quale attività iniziare quando sembrano tutte importanti. Può essere difficile, ma un'altra strategia utile è suddividere le attività più grandi in attività più piccole e più gestibili. In questo modo, puoi affrontarli uno per uno. Questo è un ottimo suggerimento. Suddividere le attività in fasi più piccole le rende meno scoraggianti. È più facile concentrarsi su un passaggio alla volta. Assolutamente. Ti dà anche un senso di progresso man mano che completi ogni compito più piccolo, il che può essere motivante. Sono d'accordo, è motivante vedere i progressi e spuntare le attività completate. Aiuta a rimanere concentrati e motivati per tutto il giorno. Inoltre, è utile assegnare fasce orarie specifiche per ogni attività. Dedicando del tempo a lavorare su un'attività particolare, crei una struttura ed eviti il multitasking. Questo è un buon punto. Il multitasking può spesso portare a una riduzione della produttività. Concentrarsi su un'attività alla volta consente una migliore concentrazione e un lavoro di qualità. Sicuramente. Dedicando tutta la tua attenzione a un'attività, puoi completarla in modo più efficiente e produrre risultati migliori. Proverò sicuramente queste strategie. Suddividere le attività in fasi più piccole, stabilire le priorità e dedicare tempo dedicato a ciascuna attività dovrebbe aiutarmi a gestire meglio il mio carico di lavoro. Sono felice di sentirlo. Sono sicuro che queste tecniche ti aiuteranno a rimanere organizzato e a raggiungere i tuoi obiettivi in modo efficace. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli. Apprezzo la tua guida. Ti farò sapere come va. Lezione 17. Esplorazione delle destinazioni di viaggio. Ciao Anna, stavo pensando di pianificare una vacanza. Sembra incredibile. Come trovi di solito le informazioni sulle destinazioni di viaggio? Ciao. Adoro la ricerca di destinazioni di viaggio. Comincio spesso leggendo blog di viaggio e navigando nei siti web di viaggi per trarre ispirazione. È un'ottima idea. I blog e i siti web di viaggi possono fornire informazioni e consigli preziosi. Come decidi quali destinazioni esplorare ulteriormente? Cerco destinazioni in linea con i miei interessi e preferenze. Ad esempio, se mi piacciono la natura e le escursioni, cercherò destinazioni note per i loro splendidi paesaggi e sentieri escursionistici. Questo è un approccio intelligente. È importante scegliere le destinazioni che corrispondono ai tuoi interessi per sfruttare al meglio la tua esperienza di viaggio. Hai altre fonti su cui fare affidamento? Sì, trovo utili anche piattaforme di social media come Instagram e Pinterest. Seguo gli account di viaggio e cerco hashtag specifici relativi alle destinazioni che mi interessano. Questo è un ottimo consiglio. Le piattaforme di social media sono un tesoro di ispirazione di viaggio ed esperienze di vita reale condivise dagli altri viaggiatori. È un modo visivo per scoprire nuovi posti. Assolutamente. Vedere foto e leggere storie personali può darti un'idea migliore di ciò che una destinazione ha da offrire e aiutarti a prendere decisioni informate. Sono d'accordo, è sempre utile conoscere le esperienze altrui. Ci sono altre risorse che utilizzi?
Un'altra risorsa che trovo preziosa sono i forum di viaggi e le community online. Partecipo a forum in cui i viaggiatori condividono consigli, suggerimenti e raccomandazioni in base alle loro esperienze dirette. È un suggerimento fantastico. Interagire con altri viaggiatori nelle community online ti consente di porre domande specifiche e ottenere consigli personalizzati. Sicuramente. È un ottimo modo per entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo e raccogliere informazioni privilegiate sulle destinazioni che ti interessano. Esplorerò sicuramente queste risorse quando pianificherò la mia vacanza. Sono entusiasta di scoprire nuove destinazioni e sfruttare al massimo il mio viaggio. È meraviglioso. Sono sicuro che troverai molte ispirazioni e informazioni utili per pianificare una vacanza indimenticabile. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli. Apprezzo la tua guida. Non vedo l'ora di intraprendere questa avventura di pianificazione dei viaggi. Lezione 18. Produttività e gestione del tempo. Ciao Anna, spero che tu stia trascorrendo una giornata produttiva. Ciao. Sì, è stato piuttosto affollato. Buongiorno. Che ne dite di voi? Sei riuscito a rimanere produttivo? Buongiorno. Sì, ho fatto del mio meglio per gestire il mio tempo in modo efficace e rimanere produttivo. Non è sempre facile, però. Avete delle strategie per rimanere produttivi? Assolutamente. Una strategia che trovo utile è stabilire obiettivi chiari per la giornata. Do priorità alle attività e creo un elenco di cose da fare per rimanere organizzato e concentrato. Questo è un ottimo approccio. Stabilire degli obiettivi e creare una lista di cose da fare può dare un senso di orientamento e aiutare a evitare le distrazioni. Come gestisci le distrazioni che si presentano durante il giorno? Quando sorgono delle distrazioni, cerco di limitarne l'impatto praticando il blocco del tempo. Assegno fasce orarie specifiche per un lavoro mirato e riduco al minimo le interruzioni. Il blocco del tempo sembra efficace. Dedicando un tempo specifico a un lavoro mirato, crei una routine strutturata e riduci la probabilità di farti distrarre. Esattamente. È anche importante fare delle pause regolari per ricaricarsi e mantenere la produttività. Le pause brevi possono effettivamente migliorare la concentrazione e la creatività. Sono d'accordo, fare delle pause è fondamentale per mantenere la produttività ed evitare il burnout. È piacevole allontanarsi brevemente e tornare con una prospettiva rinnovata. Un'altra strategia che trovo utile è praticare la tecnica del pomodoro. Si tratta di lavorare a raffiche mirate di 25 minuti, seguite da una breve pausa. Aiuta a mantenere la concentrazione e la produttività. La tecnica del pomodoro sembra interessante. Suddividere il lavoro in parti più piccole e gestibili con pause e pause mirate può aiutare a mantenere slancio e produttività. Assolutamente. È una tecnica che molti trovano efficace. Inoltre, assegnare priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza può aiutare a garantire che le attività cruciali vengano completate per prime. Questo è un approccio intelligente. Dare priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza ci consente di affrontare gli elementi più critici in modo efficiente ed evitare stress inutili. Infine, è importante ricordare che la produttività non consiste solo nel portare a termine le cose. Si tratta anche di prendersi cura di noi stessi.
Dare priorità alla cura di sé e mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata contribuiscono alla produttività a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo. Prendersi cura del proprio benessere è essenziale per una produttività sostenibile e una felicità generale. L'equilibrio tra lavoro e vita personale è fondamentale. Assolutamente. Si tratta solo di trovare quel sano equilibrio. Implementando queste strategie e facendo scelte consapevoli, possiamo massimizzare la nostra produttività e il nostro benessere. Grazie per aver condiviso queste preziose informazioni. Apprezzo la tua guida. Incorporerò sicuramente queste strategie nella mia routine. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricordati di essere flessibile e di trovare ciò che funziona meglio per te. Ti auguro una produttività e un successo continui. Lo terrò a mente. Grazie. Buona giornata e restiamo produttivi. Ci sentiamo presto.